Lo sapevate che lunedì 16 dicembre c'è stata l'ennesima sparatoria in una scuola americana? No, non lo sapevate perché, a differenza del solito, pochissimi media nel nostro paese ne hanno parlato. Strano perché è una di quelle notizie sanguinolente e mortifere che fanno ascolti, ma c'è ovviamente un perché di questo silenzio omissivo. Prima però vediamo i fatti. Alle 10:57 di lunedì 16 dicembre una telefonata arriva al 911, il numero di emergenza negli Stati Uniti. A farla è uno spaventatissimo bimbo di seconda elementare di una scuola cristiana di Madison, nel Wisconsin. Parla di una persona armata nell'edificio e di alcuni spari. In pochi minuti polizia e vigili del fuoco sono sul posto, ma è già tutto finito. A rimanere uccisi sono una insegnante e un bambino. Altri 6 studenti rimangono feriti, 2 molto gravemente. C'è un terzo corpo ed è quello dell'omicida che ha tenuto l'ultima pallottola per sé. All'arrivo della polizia è ancora viva, ma muore poco dopo l'arrivo in ospedale. Qui sta il punto. Chi ha organizzato e realizzato la strage è una donna. Inizialmente i media ufficiali cercano di depistare sostenendo che in realtà l'autore è un uomo transgender. Le indagini rapidissime e incrociate di vari utenti su X però svelano per l'ennesima volta il tentativo di mentire dei media generalisti e diffondono l'identità dell'attentatrice. Si chiama Natalie Lynn Rapnoe, nata il 7 novembre 2009, dunque pienamente femmina e quindicenne quando ha deciso di compiere la sua strage. La pistola con cui Natalie ha operato le era stata regalata dai genitori proprio al suo 15° compleanno, anche per assecondare la sua passione per le armi e il tiro, testimoniata da alcune foto che subito hanno cominciato a circolare in rete. Foto che aggiungono un aspetto solo apparentemente superficiale alla vicenda. Natalie era una bella ragazza americana. Qui finiscono i fatti e inizia il tipico pasticcio che in questi casi si innesca sempre all'interno dei social network. Subito circolano voci di una sorta di manifesto ideologico lasciato dalla ragazza e capace di spiegare la sua tragica decisione. La narrazione social però finisce per biforcarsi. Da un lato inizia a circolare un documento di 6 pagine di cui la giovane sarebbe autrice. Leggendolo si capisce subito, anche senza avere una laurea in psichiatria, di avere davanti una malata di mente, il cui disagio si è talmente incarnato da permetterle di provare un solo sentimento, l'odio. Un odio patologico sicuramente, ma alimentato ampiamente da una famiglia tossica e maltrattante. Qualche secondo solo per dirti che se ti piacciono i nostri video e vuoi darci una mano a diffonderli, sarebbe utile se ti iscrivessi a questo canale, mettessi like, commentassi e, insomma, facessi tutte quelle robe utili di cui noi boomer non capiamo una mazza. Grazie. Genitori divorziati, madre drogata e padre alcolista, dal bullismo subito a scuola e da una interiore fragilità tradottasi in chiara sociopatia. Da ciò Natalie avrebbe sviluppato l'astio e il desiderio di morte verso tutti, poi sfociato nella strage e nel suicidio. Una seconda strada, invece, punta decisamente il dito contro il femminismo radicale. Spunta un estratto da un altro contenuto attribuito a Natalie, a quanto pare da lei pubblicato sulla piattaforma Discord, dove si parla di uomini irrecuperabili, parassiti buoni solo per essere sterminati. Ogni singolo uomo deve essere spazzato via, dai bambini agli anziani. Vi si legge. Chi lo riporta sono i profili X che hanno svelato il suo nome e la sua identità prima dei media generalisti. Tutti sembrano certi che la ragazza abbia subito un lavaggio del cervello da parte di diverse influencer radicali femministe, prima tra tutte una podcaster che si fa chiamare Radfem Hitler e che diffonde discorsi d'odio estremo contro il genere maschile. Non a caso, sostengono molti, Natalie ha preso di mira una scuola cristiana e, sempre non a caso, la podcaster in questione ha chiuso tutti i propri profili social pochi minuti dopo la notizia della strage. Di fronte a questa seconda ipotesi, i media generalisti hanno incominciato a parlare di Natalie come di una femcel, una sorta di corrispettivo del termine incel, se non che Natalie non si avvicina nemmeno per sbaglio al profilo di un incel. Oltre a essere molto bella, era anche fidanzata. Dunque si tratta di un bieco tentativo dei media americani di girare la responsabilità della strage sulle spalle della mascolinità, tanto per cambiare. Le due narrazioni diffuse sui social, oltre a non avere congruenze tra di loro, non hanno alcun tipo di conferma pratica o ufficiale, dunque rischiano molto di essere semplici falsi o speculazioni di utenti sciacalli in cerca di visibilità. Non si può credere all'una o all'altra, occorre limitarsi soltanto a tenerle presenti. Esse sono infatti una delle ragioni per cui dell'ennesima strage americana qui da noi stranamente non si parla. Non sia mai che si debba dire, nel caso venisse confermato, che il femminismo suscita
desta pulsioni di violenza e sangue, se non che la ragione principale del silenzio sulla vicenda sta già nei fatti in sé. Parlare anche solo di cosa è accaduto significherebbe ammettere che la violenza non è una caratteristica solo maschile, bensì è umana, trasversale ai sessi, all'età e ad altri aspetti biologici. Crollerebbe uno dei tanti castelli di carte costruiti da un'ideologia tossica ed egemone dei nostri tempi. Dunque, tutti zitti, per carità, che non si dica che chiunque, maschio o femmina, se messo nelle condizioni di considerare morte e violenza come opzioni risolutive ed efficaci, le sceglieranno. Sarebbe blasfemo. Natalie, così come gli altri che l'hanno preceduta in atti simili, è invece la figlia perfetta di un tempo che, quando si tratta di portare un individuo agli estremi, non guarda in faccia a nessuno, che si tratti di un uomo oppure di una donna. E se dire ciò è considerato un'eresia, a essere sbagliata non è l'asserzione in sé, ma semmai la religione tossica che se ne sente colpita.